Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo Shell Bactus a punto virus. Guardate, io l'ho realizzata con una lana lurex, quindi è molto elegante, e l'ho realizzato per prepararmi ai primi regali da fare per Natale. Quindi già il primo l'ho fatto e l'ho voluto condividere con voi. È un punto sicuramente traforato, però semplice e di grande effetto. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale, e poi faremo insieme dei sondaggi. Vi farò partecipare comunque attivamente alla programmazione dei miei video, quindi dei miei progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice in su e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questa lana lurex, che è Chuck Lurex Bordeaux di 100 grammi. Per fare questo progetto ce n'è voluto un gomitolo. Se volete fare uno scialle più grande, tenete conto 2 gomitoli. L'ho lavorata con un uncinetto numero 3,5 e poi avremo bisogno un paio di forbici. Per farvi vedere il punto, quindi tutti i passaggi della lavorazione del punto virus, utilizzerò una lana rossa. Ci verrà un pochino meglio rispetto alla lana sia per il colore bordeaux e sia per il lurex. Facciamo un cappietto che stringiamo e non contiamo, quindi qui dobbiamo lavorarci 10 catenelle: 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto e ci chiudiamo con maglia bassissima. Quindi abbiamo ottenuto questo cerchietto. Qui ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, entriamo direttamente dentro il cerchio e lavoriamo, comprese le 3 catenelle, 20 maglie alte. Quindi le 3 catenelle, la prima, la seconda, quindi 3 4 5 fino ad arrivare a 20 maglie alte. Fatte le nostre 20 maglie alte, voltiamo il lavoro, ci rialziamo con 3 catenelle ed entriamo direttamente nella seconda, quindi non in questa ma nella seconda maglia, e dobbiamo fare una maglia alta per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Quindi in questo caso in tutto, comprese le 3 catenelle iniziali, 20 maglie alte, quindi una maglia per ogni maglia sottostante. Arrivati qui alla fine abbiamo lavorato l'ultimo punto. Ora abbiamo le 3 catenelle del giro precedente, entriamo nella terza catenella e ci facciamo l'ultima maglia alta, voltiamo il lavoro, qui ci rialziamo sempre con 3 catenelle, inseriamo una catenella in più che è di separazione ed entriamo non in questo punto perché il primo punto, ma nel secondo punto, facendo una maglia alta, una catenella, nel punto seguente una maglia alta. Quindi dobbiamo ripetere una maglia alta per ogni punto con una catenella di separazione. Quindi catenella,
entriamo nella maglia successiva, maglia alta, catenella, maglia successiva, maglia alta, e continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui all'ultimo punto, facciamo la catenella e nella terza catenella iniziale entriamo e facciamo l'ultima maglia alta. Se voi contate le maglie dovete sempre avere 20 maglie alte. Voltiamo il lavoro. Ora qui inizieremo gli aumenti del nostro punto virus. Quindi iniziamo da questa parte, quindi dopo aver fatto questi tre giri di maglia alta e maglia alta e catenella, dobbiamo fare 3 catenelle che ci sostituiscono alla prima maglia alta e poi inseriamo 7 catenelle, quindi in tutto dobbiamo lavorarci 10 catenelle, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo il primo foro, entriamo direttamente nel secondo spazietto con maglia bassa, così. Quindi saltiamo questo foro in prossimità delle catenelle che abbiamo fatto ed entriamo nell'altro. Qui ci lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4. Saltiamo un foro, entriamo nell'altro, maglia bassa. Abbiamo fatto il primo archetto. Di questi archetti ne devono venire sempre 3. Quindi 2, 3, 4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro e abbiamo realizzato il secondo archetto. 1, 2, 3, 4. Saltiamo un foro, entriamo nell'altro e abbiamo realizzato il terzo archetto. Quindi nella lavorazione ci ritroveremo aumento e 3 archetti formati da 4 catenelle, saltando un foro. Proseguiamo facendo gli aumenti che ci sono nella parte centrale. Quindi facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo un foro, entriamo nell'altro, maglia bassa. E abbiamo fatto il primo. Ora dobbiamo farne un altro, perché nella parte centrale sono i 2 archetti grandi. Quindi sempre 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo un foro, entriamo nell'altro, maglia bassa. Così. Questi sono i 2 fori centrali che poi giro per giro si ripeteranno sempre nella posizione centrale del nostro punto. Qui i 3 archetti e qui l'aumento. Ora qui dobbiamo rifare i 3 archetti e l'aumento, quindi 4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro, maglia bassa. Quindi già abbiamo formato 1, 2 archettini, 4 catenelle, saltiamo un foro ed entriamo e facciamo una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto i 3 archetti. Da questo punto faremo 7 catenelle, quindi faremo l'ultimo aumento laterale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nel foro laterale e ci lavoriamo una maglia alta.
quindi la maglia alta ci sostituisce le 3 catenelle iniziali dall'altra parte. E abbiamo terminato il quarto giro. Come vedete, gli aumenti che verranno fatti sono qua nella parte laterale e qui nella parte centrale. Quindi ora è un ripetersi, quindi facciamo insieme qualche giro per capire il meccanismo e poi vi renderete conto che lo potete fare grande quanto volete voi. Quindi potete fare un Bactus, potete fare uno scialle, potete farlo comunque come volete. Giriamo la lavorazione, entriamo nel punto, qui iniziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Entriamo nel primo foro, quindi nel primo aumento, e qui ci lavoriamo comprese le 3 catenelle 10 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entriamo nel primo archettino direttamente all'interno e facciamo una maglia bassa. Continuiamo come abbiamo fatto nella prima parte qui. Quindi ci agganciamo direttamente nel primo archetto con una maglia bassa, 4 catenelle, entriamo nell'archetto successivo e ci facciamo la maglia bassa, quindi creiamo il primo archetto, 4 catenelle, entriamo nell'archetto, maglia bassa, quindi 3 archetti nel giro precedente, 2 archetti nel giro, in questo giro. Qui in prossimità dell'aumento laterale facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio, ci lavoriamo direttamente 10 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, abbiamo terminato anche questo giro. Guardate, piano piano prende forma. Questa è la parte alta del nostro Bactus, questa invece è la parte bassa, quella che noi abbiamo visto qui, la parte a punta sotto. Quindi voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, ci sostituiscono la prima maglia alta ed entriamo direttamente nella seconda maglia. Ora qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui all'inizio, un giro di maglie alte e un giro di maglia alta, catenella, maglia alta, sempre contando 10 maglie alte, quindi 3 catenelle ci hanno sostituito la prima, questa è la seconda, lavoriamo la terza, andiamo nella quarta, quinta, 6, 7, 8,
9 e 10. Qui entriamo direttamente nell'archetto facendo una maglia bassa, 4 catenelle, 3, 4, entriamo nell'altro archetto, maglia bassa, e abbiamo formato in questo giro un solo archetto. Direttamente filo sull'uncinetto, e qui guardate, non vi dovete confondere su questo particolare, dovete andare nella prima maglia alta. Quindi se voi ci fate caso, questa non è la prima maglia alta ma è l'archetto precedente. La prima maglia alta è questa. Dico, se voi avete difficoltà, contate lo stesso le maglie. Dovete avere sempre 10 maglie alte e lavoriamo sempre una maglia alta su ogni maglia alta. Arrivati qui nella parte centrale abbiamo lavorato la 10ª maglia alta, entriamo direttamente nell'altro archetto e ci lavoriamo una maglia alta per ogni maglia. Quindi ripetiamo quello che abbiamo appena fatto, e anche qui nella parte laterale, perché fatte le 10 maglie alte con maglia bassa ci agganceremo al primo archetto, facciamo le 4 catenelle, ci agganciamo al secondo archetto e qui direttamente andiamo nella prima maglia alta e ci lavoriamo 10 maglie alte e ci rivedremo qui alla fine. Quindi ripetiamo in modo speculare quello che abbiamo fatto in questa prima parte. Arrivati qui alla fine, all'ultimo punto, come al solito entriamo nella terza catenella e facciamo l'ultima maglia alta, quindi la 10ª. Voltiamo il lavoro e realizziamo 3 catenelle come prima maglia alta e una catenella di separazione, quindi 4 catenelle. Entriamo direttamente nel secondo punto facendo una maglia alta, una catenella, punto successivo, maglia alta, una catenella, punto successivo, maglia alta. Quindi ripetiamo 10 maglie alte intervallate da una catenella. Fatte le nostre 10 maglie alte con catenella di separazione, qui abbiamo l'ultimo archetto. Non dobbiamo entrare in questo caso, ma dobbiamo andare direttamente alla prima maglia alta dall'altra parte, facendo una maglia alta. Qui, nell'ultima catenella, non dobbiamo fare assolutamente la catenella di separazione. Quindi abbiamo fatto la maglia alta e direttamente siamo andati nella maglia alta dall'altra parte, saltando l'archetto, quindi passando sopra. Qui continuiamo catenella di separazione, entriamo nel secondo punto, maglia alta, catenella di separazione, quindi ripetiamo maglia alta con la catenella di separazione, sempre 10 maglie alte. Qui siamo nella parte centrale, infatti ci lavoriamo il primo archetto della parte centrale. Se avete pensate di fare confusione, contate, vi basta contare, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Abbiamo fatto, questo è l'ultimo punto. Qui non faremo la catenella di separazione, ma entreremo direttamente nell'altro archetto con una maglia alta e qui ricominciamo a fare la catenella di separazione. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto finora.
maglia alta, catenella di separazione. Arrivati qui all'ultimo punto, entriamo direttamente nel primo punto alto dall'altra parte senza fare la catenella di separazione, e qui ricominciamo con maglia alta, catenella, fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati qui alla fine facciamo catenella e l'ultimo punto nella terza catenella iniziale del giro precedente. Quindi facciamo l'ultima maglia alta, voltiamo il lavoro. In questa riga dove otteniamo questi piccoli fori facciamo sempre gli aumenti, quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Qui faremo ora 10 catenelle, quindi 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e 7 catenelle, saltiamo un foro, andiamo nell'altro e cominciamo a fare gli archetti. Ora lo faremo insieme, quindi faremo quello che abbiamo fatto in questa riga, in questa qua degli archetti. Qui rifaremo i 2 aumenti, quindi faremo un aumento all'inizio, 2 aumenti qui nella parte centrale e un aumento alla fine, e poi continueremo la nostra lavorazione di 10 maglie alte per archetto. Quindi è molto semplice e vedrete come la lavorazione cammina in modo veloce. Quindi questo giro lo facciamo insieme, quindi facciamo 10 catenelle totali, 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Questo è il primo aumento, saltiamo, andiamo nell'altro, maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo un foro, andiamo nell'altro, maglia bassa. Abbiamo fatto il primo archetto, 4 catenelle, saltiamo un foro, andiamo nell'altro, maglia bassa, 4 catenelle, saltiamo un foro, andiamo nell'altro, maglia bassa. Quindi abbiamo fatto aumento, 3 archetti. Qui ci dobbiamo sempre ritrovare così, quindi per vedere anche se il lavoro procede bene dovete avere un foro, questa parte dell'archetto precedente, e dobbiamo saltare un foro, quindi qui dobbiamo fare 7 catenelle. Riformiamo comunque un archetto da questa parte e così si allarga il nostro Bactus. 1 2 3 4 5 6 7. Quindi entriamo, saltiamo questo foro e saltiamo questo foro, entriamo direttamente nel secondo foro dall'altra parte e abbiamo fatto l'altro, chiamiamolo anche piccolo aumento perché ci fa così ingrandire la nostra parte. 4 catenelle, quindi 1 2 3 4, saltiamo un foro, entriamo nell'altro, 4 catenelle, 3 4, saltiamo un foro, entriamo nell'altro, 4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro. Abbiamo sempre ottenuto i 3 archetti. Ora qui dobbiamo fare 7 catenelle, dobbiamo ripetere la parte centrale, quindi 1 2 3 4 5 6 7, saltiamo un foro e come vedete ci ritroviamo fra i 2 punti alti senza la catenella. Vi ricordate che fra un arco e l'altro non abbiamo fatto la catenella di separazione, dobbiamo entrare qui dentro e fare la maglia bassa. Continuiamo con 7 catenelle, 3 4 5 6 e 7, saltiamo un foro, entriamo nell'altro, maglia bassa, e continuiamo a fare gli archetti.
4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro, 4 catenelle, saltiamo un foro, entriamo nell'altro e abbiamo fatto già 2 archetti. 4 catenelle, 2, 3, 4, saltiamo un foro, entriamo nell'altro. Come vedete ci aumenta un foro da questa parte, facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltiamo un foro da qua, un foro da qua, entriamo nel secondo foro dall'altra parte con una maglia bassa e abbiamo fatto l'altro archetto dove poi verranno lavorate le 10 maglie alte. 4 catenelle, 3, 4, saltiamo un foro, entriamo nell'altro e facciamo il primo archetto, 4 catenelle, secondo archetto, 4 catenelle, terzo archetto. Qui ci ritroviamo a fare l'ultimo aumento nella parte laterale, quindi facciamo 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, filo sull'uncinetto ed entriamo facendo una maglia alta nel primo spazio. E abbiamo, guardate, fatto aumento 3 archetti, 7 catenelle, quindi qui verrà lavorato un altro archetto, quindi ci ingrandisce il lavoro. Questi sono sempre, devono essere sempre lavorati così per ogni giro, perché sono i 2 aumenti centrali che si ripeteranno per ogni giro. 3 archettini, qui c'è l'altro aumento dove lavoreremo l'altro arco, 3 archetti e qui l'aumento laterale come abbiamo fatto qua, sempre con 10 maglie alte, quindi è un susseguirsi. Qui lavoreremo le 10 maglie alte, ci agganceremo al primo archetto, lavoreremo le 4 catenelle, ci agganceremo al secondo, 4 catenelle, ci agganceremo al terzo, direttamente 10 maglie alte e faremo la stessa cosa, ripeteremo la stessa cosa qui, 10 maglie alte e direttamente 10 maglie alte nei 2 archetti centrali, ci agganceremo nel primo, quindi formeremo 2 archetti anche da questa parte, 10 maglie alte, 2 archetti e 10 maglie alte. Nel giro successivo dobbiamo ripetere questo giro, quindi 10 maglie alte, una maglia alta su ogni maglia, qui ci agganciamo e formiamo un archetto solo, quindi ci agganciamo al primo archetto, 4 catenelle al secondo archetto, lavoriamo sempre le 10 maglie e le 10 maglie, diciamo ripetiamo, ci scaleranno solo un pochino gli archetti. Nel giro dopo lavoreremo maglia alta e catenella anche qui nell'archetto qui centrale, ed è un susseguirsi perché poi ingrandendo anche questo archetto poi si formerà l'altro fra i 2 archetti delle 7 catenelle come abbiamo fatto qui, quindi ingrandirà, guardate qua, la nostra lavorazione. Ora ve lo faccio vedere meglio. Abbiamo iniziato con questo archetto, poi abbiamo lavorato come abbiamo fatto qui nel campioncino, abbiamo formato uno, i 2 centrali e l'altro, e sono qua, uno, i 2 centrali e l'altro. Nel giro dopo abbiamo formato 1, 2, i 2 centrali e ripetiamo sempre 1 e 2. Nel giro dopo 1, 2, 3, quindi aumentiamo di un archetto per lato per ogni giro. I 2 centrali restano invariati e abbiamo sempre 1, 2 e 3.
Quindi così si ingrandirà tutta la nostra lavorazione, possiamo decidere di farlo grande quanto vogliamo, perché qui ancora possiamo continuare e fare quindi qui nella parte centrale un altro archetto, qui un altro archetto, cioè ingrandirlo ancora di più. Per questo si può fare un Bactos, si può fare uno scialle, si può fare della misura che più ci piace e per quello che ci serve, appunto. Come avete visto, la lavorazione è veramente semplice, a primo impatto sembra un punto più complicato, magari da ricordarsi grandi numeri, però se vi rendete conto ripeteremo sempre il 7 e il 10, perciò è sempre comunque un ripetersi. Abbiamo fatto il campioncino in pochissimo tempo, guardate già quanto è grandetto, quindi è un punto che cresce. Farete in pochissimo tempo i vostri regalini o vi farete un capo di abbigliamento per voi. In queste serate è l'ideale. Questa lana ad esempio si presta bene perché è leggera come lana, quindi adatta sicuramente a ottobre-novembre. Se lo volete fare di cotone, lo potete fare di cotone, lo potete fare anche di una lana sfumata, che giustamente verrà arricchito con tutte le sfumature. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto e sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.